Colli Euganei rappresentano un'area montuosa composta da circa 100 piccoli rilievi, la cui altitudine massima non supera mai i 600 metri. Grazie a una storia geologica unica, si è sviluppata una straordinaria varietà di piante e animali in questa regione. I colli emergono in modo impressionante dalla pianura veneta e sono caratterizzati da distintive forme coniche. Una sorprendente simmetria che è il risultato di eventi vulcanici iniziati più di 40 milioni di anni fa. Il risultato è un paesaggio incantevole, arricchito dalla particolarità degli ecosistemi naturali e dalla straordinaria ricchezza del patrimonio culturale che si sviluppa lungo diversi percorsi, in cui si alternano pittoreschi angoli di natura incontaminata e affascinanti borghi storici. La zona offre anche un viaggio nel passato di 3000 anni attraverso siti archeologici, musei e testimonianze storiche, rendendola una meta imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura. All'interno delle aree forestali, come i boschi di castagni e querce, si estendono vaste zone di vegetazione tipica del clima mediterraneo, che ospitano una ricca biodiversità botanica e faunistica. Ed è proprio della fauna che vi parleremo oggi. Un mondo che non salta agli occhi, anzi, un vero e proprio cosmo. Il microcosmo dei Colli Euganei. Come detto, immerso all'interno del parco regionale dei Colli Euganei, si cela un mondo nascosto e affascinante, una realtà vibrante che sussurra di vita minuta. Qui, tra le foglie che danzano al soffio leggero del vento e tra le pietre che sembrano custodire antichi segreti, dimora una miriade di creature che l'occhio distratto può trascurare. Queste creature, spesso ignorate o sconosciute, costituiscono il cuore pulsante di un ecosistema delicato e intricato. Esplorare questo micromondo significa immergersi in una dimensione dove la curiosità diventa lente di ingrandimento, per svelare la bellezza nascosta in ogni minuscolo dettaglio. Ed in questa prima parte andremo a scoprire le specie meno conosciute. Alcune di loro hanno il proprio habitat sottoterra, specie uniche e tutte da scoprire. Come è avvenuto per una sanguisuga, la Hemopis elegans. La sua scoperta è avvenuta durante una delle tante missioni per documentare il micromondo. È una specie mai segnalata prima in Italia e poco si sa sulla sua biologia e vita. A dispetto del suo nome comune sanguisuga, questa specie non si nutre del sangue di altri animali, ma bensì di altri anellidi come i lombrichi. La tecnica di caccia è particolare. La sanguisuga
muove la propria bocca sulla preda in cerca di una delle estremità e pare che esegua una vera e propria misurazione del futuro pasto. Una volta raggiunta una delle parti terminali del proprio spuntino, incomincia ad ingoiarlo bloccandolo con i denti e senza lasciargli scampo. Sotto le pietre e nelle gallerie nel terreno troviamo anche un altro temibile predatore. L'Imantarium gabrielis, un importante componente degli ecosistemi del suolo. Esso può raggiungere e superare i 20 cm di lunghezza. Privo di occhi, affida i suoi sensi a due appendici poste sulla piccola testa. Tramite esse sonda e riceve segnali dal terreno che l'aiutano nella ricerca di altri artropodi, le sue prede. Spostandoci sulla superficie del suolo, qui troviamo altri piccoli esseri molto particolari, i glomeride. Artropodi corazzati dalle molte zampe e dai colori spesso vivaci. Essi vanno in letargo avvolgendosi a palla, sistema che utilizzano anche per difendersi da eventuali predatori. E quando si riaprono alla vita sono sempre uno spettacolo. Assomigliano agli isopodi terrestri, con cui si possono confondere. Questi ultimi però sono dei piccoli crostacei molto lontani sull'albero tassonomico, ma che hanno fatto scelte evolutive molto simili a quelle dei glomeride. Per distinguerli, oltre al colore, molte volte con tonalità accese nelle varie specie di glomeris, si possono distinguere anche per il numero di zampe, che negli isopodi terrestri sono decisamente meno numerose. I film e i giochi di fantascienza hanno frequentemente preso spunto dal micromondo e la prossima creatura che andremo ad osservare potrebbe essere senza ombra di dubbio una di queste. Si tratta dell'Acridia ungarica, un ortottero, ordine a cui appartengono anche i grilli e le cavallette. È un insetto fitofago. Si nutre quindi di piante e non rappresenta alcun pericolo o disagio per l'uomo. Di colorazione che varia dal verde al marrone chiaro, è una specie che grazie alla sua morfologia riesce a mimetizzarsi perfettamente fra l'erba alta e solo un occhio attento riesce ad individuarla. Lontana parente dell'Acridia ungarica è la Sagapedo, conosciuta anche come stregona dentellata. È una rarissima cavalletta carnivora delle praterie aride. Dotata di antenne sottili e zampe affilate, caccia con movimenti misurati. Le femmine, senza ali, compiono il mistero della partenogenesi.
che consente alle femmine di generare la vita senza la partecipazione dei rarissimi o praticamente inesistenti maschi. Le uova, deposte al crepuscolo estivo, si schiudono dopo anni. Le ninfe nascono in primavera, compiendo mute fino all'estate, quando la danza della vita si placa con l'arrivo dei freddi autunnali. Benché sia una delle più grandi cavallette europee, è difficile da vedere a causa del mimetismo, dei movimenti lenti, nonché dell'attività notturna. Come abbiamo già accennato, la particolarità della geologia dei Colli Euganei ha fatto in modo che nascessero dei peculiari biotopi temperati, creando delle vere e proprie isole per specie per nulla comuni o addirittura assenti nell'Italia settentrionale. Due di queste specie sono la mantide nana europea, la Meles spalanzania, e la farfalla Charaxes iasius, conosciuta anche come ninfa del corbezzolo. Come possiamo capire dal nome comune di questa specie, la Meles spalanzania è una mantide di piccole dimensioni, il cui colore va dal verde al marrone grigio. Nonostante sia un vorace predatore, questa è una specie abbastanza timida, che tende a nascondersi o a vibrare fingendosi un ramo, anche se sfiorata da una leggera brezza. Può spiccare già dalla nascita balzi di alcuni centimetri, grazie alle sue robuste zampe posteriori. I maschi sono anche in grado di volare per brevi distanze. La specie risulta scarsamente distribuita nel nord Italia, ma ha trovato nel territorio del Parco dei Colli Euganei aree adatte alla vita e alla riproduzione. Praticamente assente a nord dell'Appennino emiliano, la Charaxes iasius ha trovato in una zona particolarmente calda dei Colli Euganei l'habitat ideale per vivere e anche a svernare, dando origine quindi ad una presenza costante nel territorio. Questa bellissima farfalla di dimensioni medio-grandi è facile da identificare sia per la sua colorazione, sia per la presenza di due code nelle ali posteriori. Una specie molto bella, che grazie alla sua unicità sta diventando un simbolo della biodiversità dei Colli Euganei. Questa farfalla apre la porta ad un nuovo capitolo di questo microcosmo, una porta che ci farà scoprire le specie più affascinanti e carismatiche che si possono incontrare nel Parco dei Colli Euganei. Immaginate di passeggiare attraverso i suggestivi boschi dei colli. In questo ambiente naturale potete imbattervi in una varietà affascinante di creature, ognuna con il suo ruolo nell'ecosistema. L'esplorazione dei boschi offre un'esperienza in continua evoluzione, riflettendo la dinamica naturale delle stagioni e delle ore del giorno. Mentre camminate al crepuscolo, un grosso coleottero potrebbe essere avvistato mentre plana tra gli alberi alla ricerca di fiori e linfa. È il cervo volante. La sua vita è legata alle notti stellate. Quando il buio prevale e il bosco si anima con i suoni misteriosi della notte. Esso cattura l'attenzione con le sue imponenti dimensioni e le maestose corna, che caratterizzano i maschi di questa specie. La difficoltà nel riuscire a individuarli non è dovuta solo alla loro rarità. I cervi volanti, infatti, trascorrono gran parte della loro esistenza sotto forma di larve mimetizzate all'interno del legno in decomposizione. Inoltre, nel breve periodo in cui assumono la forma adulta, sono attivi principalmente al crepuscolo e di notte,
rendendoli sfuggenti agli sguardi dei più. Il nome comune del Lucanus cervus deriva dalla presenza di due strutture che richiamano i palchi di un cervo, ma che in realtà sono mandibole altamente sviluppate, caratteristiche dei maschi di questa specie. Nelle femmine, le mandibole sono più piccole, ma più efficaci per procurarsi il cibo, consentendo loro di attingere alla linfa direttamente dall'albero. I maschi, invece, con le loro mandibole simili a corna, hanno maggiore difficoltà a causa dell'ingombro delle strutture mandibolari. Queste corna vengono impiegate nei lunghi duelli durante il periodo riproduttivo, conferendo al maschio un aspetto più minaccioso di quanto sia in realtà. Come accennato precedentemente, possedere mandibole estremamente sviluppate si configura come un inconveniente quando il maschio si trova nella necessità di procurarsi il cibo. Al contempo, le mandibole più imponenti potrebbero conferire vantaggi ai maschi più grandi, sia durante gli scontri che nell'accoppiamento. Tuttavia, è importante notare che i muscoli non sono in grado di muovere con forza tali imponenti mandibole, rendendole in realtà piuttosto inoffensive. Grazie al suo aspetto caratteristico, il cervo volante si presta a essere utilizzato come specie faro. Nell'ambito della conservazione della natura, questo termine identifica una specie animale o vegetale di rilievo e affascinante, utilizzata per sensibilizzare sulla necessità di proteggere la natura e le diverse specie. Il cervo volante è scelto come ambasciatore di tutti gli abitanti del bosco che si nutrono di legno morto, mettendo in luce le loro esigenze, specialmente quelle di altre specie di coleotteri. Non sempre è facile capire chi si incontra, come questo insetto che pare una via di mezzo tra una farfalla ed una libellula. È Libelloides longicornis, una specie appartenente alla famiglia degli Ascalafide. L'habitat prediletto di questa creatura particolare è costituito da ambienti caratterizzati da erba alta e pendii rocciosi soleggiati. Gli adulti, con un'apertura alare comprese tra i 45 e i 55 mm, presentano un corpo nero rivestito da una delicata peluria. Le strutture oculari ampie e prominenti e le antenne lunghe clavate conferiscono a questa specie un profilo distintivo. Le ali sono parzialmente trasparenti, arricchite da zone gialle luminose. Un'area nera estesa decora l'ala posteriore, mentre le venature si dipanano con eleganza. Gli adulti, predatori diurni nonché veloci volatori, possiedono zampe con unghie possenti, apparato boccale masticatore robusto e spiccato senso della territorialità. Espletano le loro attività di caccia tra giugno e agosto, rivolgendo la loro attenzione verso altri insetti volanti. Il ciclo vitale dura 2 anni, ma il suo breve volo richiama un'eco straordinaria tra le colline, narrando una storia effimera ma eternamente incisa nelle pagine imponenti dell'entomologia.
Di piccoli esseri volanti ce ne sono molti, e probabilmente i più evocativi sono gli appartenenti all'ordine dei lepidotteri, che con la loro danza, a volte leggera, a volte frenetica, incuriosiscono la maggior parte di coloro che li osservano. Tantissime sono le specie che frequentano i colli. Una l'abbiamo già conosciuta, altre le andremo a vedere ora. La prima che andiamo a conoscere è la Macroglossum stellatarum, conosciuta anche come Sfinge colibrì, per la somiglianza del muovere delle sue ali con il più famoso volatile. La sua agilità e rapidità, nonché la sua lunga lingua che le permette di succhiare il nettare dei fiori più caparbi a lasciare i propri tesori, la rendono una presenza affascinante e dinamica nel fitto degli alberi. Riesce a sopravvivere l'inverno trovando rifugio nei recessi delle rocce e tra gli alberi del territorio, ed emergendo nelle giornate calde d'inverno per nutrirsi. Più grandi ed appariscenti, dal punto di vista scientifico, il macaone e il podalirio. Sono specie di farfalle che svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema dei colli euganei. La loro presenza non è solo un motivo di meraviglia estetica, ma anche un contributo essenziale alla fecondazione delle piante. Mentre si librano nell'aria, queste farfalle, con le loro zampe e spirotrombe, raccolgono e trasportano il polline da un fiore all'altro, facilitando così il processo di impollinazione e promuovendo la diversità vegetale nella regione. Tuttavia, il loro impatto va oltre la mera funzione biologica. Con il loro volo grazioso e i colori vibranti delle ali, il macaone e il podalirio aggiungono un tocco poetico al paesaggio, dipingendo un quadro vivace e cangiante. La loro presenza diventa un simbolo di armonia nella natura, un'elegante coreografia di vita che si svolge in mezzo ai campi e ai prati dei colli euganei. Così, tra la scienza e la poesia, il macaone e il podalirio diventano protagonisti di un racconto che unisce la conoscenza razionale alla meraviglia artistica, creando un connubio perfetto. Nel cuore dei colli euganei vive uno spirito misterioso, lo scarabeo rinoceronte. In un'intricata sinfonia di dimensioni, dove il corpo è lungo tra i 25 e i 42 mm, esso sfoggia eleganti elitre castano-rossastro, mentre torace e capo si perdono in sfumature di un'oscurità appena accennata. Il palcoscenico naturale rivela un dimorfismo sessuale senza eguali. Nei maschi, un corno cefalico si erge con fierezza, richiamando alla mente il maestoso profilo dei rinoceronti. Sotto il manto crepuscolare, lo scarabeo rinoceronte svela la sua biologia notturna, riservata agli occhi attenti della notte. Gli adulti si destano dal loro sonno terreno in cerca di compagnia, attratti irresistibilmente dai lampioni che incantano la loro esistenza. Sulla tela delle strade, talvolta, si dipinge il loro destino, schiacciati come foglie d'autunno. Non si nutrono durante le brevi settimane di vita adulta, attingendo alle riserve accumulate nei periodi larvali. L'accoppiamento è un rituale terreno, dove le femmine depositano le uova nel legno in decomposizione o nell'abbraccio del materiale vegetale in disfacimento. Le larve, creature bianche simili a vermi, si schiudono in un balletto di vita, attraversando 3 stadi di metamorfosi prima di suggere la vita dal pupario. Esiste un'altra creatura volante molto affascinante che si può incontrare sui colli, ma la si nota esclusivamente al crepuscolo e di notte. Si tratta di un coleottero che illumina la notte con la sua luce magica, creando uno spettacolo incantevole e romantico. Stiamo parlando delle lucciole. Le larve delle lucciole, sebbene attive prevalentemente di notte, possono essere osservate anche durante il giorno.
Vivono in questo stadio per 2 o 3 anni e si cibano principalmente di lumache, spesso molto più grandi di loro. Proprio a causa di ciò di cui si nutrono, sono diventate rare o addirittura estinte nelle aree agricole dove vengono impiegati lumachicidi in modo regolare. Il maschio adulto, munito di ali, vola al crepuscolo alla ricerca di una compagna. Le femmine, invece, ricordano le larve. Infatti, in quasi tutte le specie di questa famiglia, esse sono prive di ali e si muovono sul terreno. In entrambi i sessi è presente la bioluminescenza, con cui questi particolari insetti comunicano la propria disponibilità all'accoppiamento. Le sostanze chimiche coinvolte nella produzione di luce sono la luciferina e la luciferasi. Quest'ultima è l'enzima che permette l'ossidazione e l'emissione di luce del primo elemento. I segnali luminosi, però, possono attirare anche altre creature ed alcune di loro non è detto siano amichevoli. Stiamo parlando dei ragni, artropodi che hanno 2 zampe in più rispetto agli insetti ed infatti appartengono alla classe arachnida, come gli scorpioni, le zecche, gli acari e altri ancora. Tuttavia, è esclusivo dei ragni il notevole talento di tessere ragnatele, veri e propri strumenti dalle applicazioni più variegate. Queste opere d'arte filamentose trovano uno dei molti impieghi nella locomozione, fungendo da mezzo di fuga o di trasporto, ma anche nell'atto di proteggere scrupolosamente le uova e i nuovi nati, nell'edificazione del proprio rifugio e, naturalmente, nell'uso più conosciuto, la cattura delle prede. Va notato che, sebbene molti ragni facciano ricorso a questo geniale stratagemma per cacciare, non tutti seguono questa pratica per trovare il cibo. Le ragnatele, opere tessute con maestria, prendono forma grazie alle filiere, organi specializzati a forma conica situati all'estremità dell'addome. Questi strumenti hanno il potere di produrre fili di seta diversificati, adattandosi con eleganza alle molteplici esigenze della vita arachnidea. Di norma, i ragni che costruiscono le ragnatele non hanno il senso della vista molto sviluppato. Ma come detto, non tutti i ragni le utilizzano, ed alcune famiglie si affidano alla vista, alla velocità e all'agguato. Tra gli intricati passi della danza amorosa, i maschi rischiano di diventare vittime delle femmine affamate, un delicato equilibrio tra corteggiamento e pericolo. La disparità nelle dimensioni tra i sessi diviene un elemento ancor più di rischio in certe specie, come nell'Argiope bruennichi, noto come ragno vespa, specie che trova dimora anche nei colli euganei. L'approccio è cauto e spesso si conclude con una fuga del pretendente.
In alcune specie, dopo il connubio amoroso e la schiusa delle uova, è la madre che si dedica con premura alle prole, fornendo il nutrimento di cui hanno bisogno. Questa pratica si ripete anche tra le mamme scorpione, dimostrando che nell'universo degli artropodi le cure parentali non sono rare. Nei colli euganei gli scorpioni trovano il loro rifugio, ma non devono incutere timore, in quanto non rappresentano alcun pericolo per l'uomo. La femmina dà alla luce una nidiata, un movimento di vita composto da una trentina di piccoli già pronti per il mondo. Essi si aggrappano con fiducia al dorso della madre, un rifugio sicuro dove attendono la magia della prima muta e del momento in cui si allontaneranno dalla madre. Per quanto a molti può sembrare strano, le cure parentali negli artropodi sono più comuni di quanto si pensi. Gli imenotteri, come le vespe dalle quali ci teniamo prudentemente lontani, ci mostrano un esempio luminoso di questo aspetto, nutrendo e accudendo con premura la loro prole. Lo stesso vale per le formiche. Operose nel loro lavoro quotidiano, si rivelano custodi devote, liberando il nido dalla terra e trasportando cibo con una dedizione che si prolunga fino all'età adulta della loro figliolanza. In questo intricato mondo di legami, le cure parentali fioriscono in molteplici forme. Infatti, anche la cura delle future regine ricade in questi doveri. E con uno sguardo al futuro, le nuove regine nel momento propizio alzano il volo dal formicaio per dare vita a nuove colonie. Un analogo balletto si svolge tra le api, quando, nel loro momento di partenza, le regine trasportano con sé una squadra di operaie per fondare nuovi alveari e ricominciare un ciclo. Altre creature di ordini diversi dimostrano una premurosa attenzione verso la loro prole, come nel caso della Forficula auricolaria. Le femmine di questa specie trascorrono l'autunno all'interno di nidi scavati nel terreno, ove depositano delicatamente circa 50 uova. Questi tesori vengono nascosti e protetti, e nell'attesa di aprirsi delle uova, le femmine entrano in uno stato di letargo. Con la fine dell'inverno avviene la schiusa, e la madre si risveglia in questo delicato momento, dando attenzione alle neanidi, le sue piccole creature appena nate. In primavera si disperderanno nell'ambiente, lasciando colei che ha vegliato sul loro sonno invernale. Coloro che non possono godere delle tenere cure parentali trovano rifugio in stratagemmi di difesa alternativi. E tra gli artropodi dei colli euganei, la Taumetopoea pitiocampa si distingue per aver portato a un livello massimo questa strategia di sopravvivenza. Questo nome articolato nasconde un lepidottero della famiglia delle notodontide, comunemente noto come la processionaria del pino. Il nome comune deriva da un comportamento unico delle larve, che formano processioni lungo i rami e i tronchi degli alberi quando scendono a terra per impuparsi. Queste creature, conosciute per la loro urticante presenza, trascorrono l'inverno all'interno di caratteristici nidi bianchi piriformi, visibili soprattutto nelle cime e agli apici dei rami laterali dei pini. È importante sottolineare che la fonte di irritazione non risiede nei peli visibili, bensì in quelli espulsi quando si sentono minacciate dalle fessure presenti nei segmenti del dorso delle larve. Questi minuscoli aculei misurano circa 200 micrometri, equivalenti a 2 decimi di millimetro. Se ne deduce che, se non disturbati, i bruchi della processionaria del pino non costituiscono un pericolo particolare.
E ricordiamo che quello che noi consideriamo un pericolo o un fastidio è la fonte della loro sopravvivenza. Abbiamo contemplato la ricchezza di un microcosmo che danza tra le pagine della storia e la natura, osservando questi affascinanti dettagli con il passo dei giorni che ci sono più congeniali. Tuttavia, questo piccolo universo si muove a velocità differenti dalle nostre, talvolta più veloce di quanto i nostri occhi siano in grado di percepire. I colli Euganei sono il risultato di smottamenti geologici, della fuoriuscita del magma dei vulcani, dell'azione delle intemperie su di essi, come del susseguirsi delle ere e dell'evolversi della vita dalle piante agli animali. Questo paesaggio è divenuto un habitat unico, testimone dell'evoluzione della vita, dalla flora alla fauna, evidenziando la resilienza e la tenacia del microcosmo nel perseguire la propria esistenza.